nel lontano 2012. 21 dicembre 2012. Per gli antichi Maya sarà la fine del mondo. Dall'India al Sud America, da Nostradamus ai Maya, tutti sembrano indicare una data precisa per quella che alcuni chiamano la fine del mondo, il 21 dicembre 2012. Il tempo stringe. Ha inizio il conto alla rovescia. Cioè, ma basta, ma chi ci crede più ste cose? Sarà la 100ª volta che sentono notizie del genere. Il mondo doveva finire nel 1000, nel 1500, nel 2000, nel 2005, nel 2010. Perché allora c'è 12, 12, 12? Il mondo deve finire proprio in questo momento. Basta, chi ci crede più a queste cose qua? Dai. Roger, meno male, ti devo dire una cosa molto molto brutta. Non dirmi che hai sentito ancora te delle profezie. È successo qualcosa di veramente disastroso. La Juve ha vinto la Champions? No, pensa ancora peggio di quello, ancora peggio. Un grosso meteorite sta colpendo il Campidoglio? No, ma è ancora, ma tu, con questo potrebbe accadere proprio la fine del mondo. Ma non saprei, cosa c'è di più disastroso di questo? Sta uscendo un nuovo film dell'incantesimo del lago. Allora i Maya avevano ragione. Via! Speriamo che qui possiamo essere al sicuro. Lo spero proprio bene. Quanto mi è mancata questa postazione. Salve youtubers, sono Johnny e benvenuti in questo nuovo video di Movie of the Beginning. Oh mamma mia, quanto tempo è passato, credo 2 anni. 3 anni? Sì. Prima di tutto voglio fare una piccola premessa. Mi dispiace, veramente mi dispiace che non abbiamo continuato a fare i video. Ma non perché non avevamo più voglia, attenzione, ma solamente per capire se a voi piace ancora qualcuno che fa una recensione di questi tipi di film. E dato che con l'incantesimo del lago tutti i 3 film abbiamo totalizzato più di, credo, 500 visualizzazioni, e vi dico che un utente schiaccia proprio il link della nostra recensione e lo guarda fino in fondo, per me, anzi per noi due, è veramente una grande bella soddisfazione. E non tutto, abbiamo letto anche dei commenti che ci ha fatto anche ancora più felici, perché uno di questi ci ha ringraziato di averla fatta divertire ed era questo il nostro scopo, e ci ha chiesto di continuare la serie dell'incantesimo del lago, e noi siamo qui per continuare come sempre. Perché non continuare questa serie di recensioni se non in compagnia del nostro amico Roger? Mortacci tu, ma non potevi far presentarmi prima? Sta lì mezz'ora in piedi, aspettar te che prima finivi tutte queste cose qua, eh? Quanto ci voleva? Non si può sempre mai fidarti di te, quando bisogna sempre fare queste cose qua, devi essere sempre in compagnia di un adulto. Perché? Ma stai registrando? Sì. Ah. Salve a tutti, ma non ti fare il dito come Prego, saluta. Bella a tutti ragazzi, sono Roger, ben ritrovati. Per coloro che stanno vedendo di nuovo questo canale e i nuovi video, come vi ho già detto ci scusiamo, ma eravamo molto indaffarati. Noi faremo solamente i film come d'animazione, ma anche anime, videogame e anche altro ancora. Ma non perdiamo in chiacchiere, perché siamo pronti? No, Dimmi solamente poche parole di quello che noi dobbiamo ci aspetta di questa recensione. Richard Rich, grande ritorno, è lui. E qui abbiamo detto tutto. Non perdiamo altro tempo a nostra disposizione e iniziamo subito con la recensione. Essendo che non ce l'abbiamo nella forma fisica, vi faremo vedere la copertina, perché si sa che quando tu devi leggere un libro oppure devi parlare di qualsiasi cosa, chi è un maggiore esperto, che siamo noi, partiamo proprio da cosa vediamo quando uno vuole comprare un determinato prodotto. L'incantesimo del lago, un magico Natale. È uno, non è un Natale. Forse uno ed è l'ultimo che faranno. Come abbiamo detto anche negli altri 3 film, scusa, si chiama Deus One Princess Christmas, con la principessa Cigno, il Natale. Perché un magico Natale?
Perché esce male. Aspetta, ma io questo titolo l'ho già È sentito. giusto. La Bella e la Bestia, un magico Natale. Ah, è che ecco. potevano inventarselo, Bene. no? Deve prenderlo giusto da un altro film che è della Disney. Che Pensa. coincidenze! Adesso vediamo un po' com'è questa copertina. Analizziamola bene. Odette, vedendola così, assomiglia a un personaggio che si vede sempre nella copertina. È sempre lì, proprio in grandezza naturale. Cos'era? Ah, sì! La Barbie! Sempre, Che la ogni volta- metto, se voi andate a vedere le coppie oppure le immagini, c'è sempre la cosa lì, la faccia oppure la sagoma del corpo della Barbie. Anche se era uno sputacchiato, l'hanno fatto veramente male perché non è neanche così. Andatevi a forte vedere le altre Tatana. copertine. I tre animaletti. Freccia o assomiglia a una scimmia o proprio ha il design uguale del film della Z alla formica. Ma quello è John Bob. Allora, voi non lo sapete, quando abbiamo incominciato a vedere la copertina, io Gian Bob l'ho cattato per ultimo. Scusami, c'è Veramente? Freccia, ci sono tutti gli altri. Dov'è lui? L'albero è talmente verde che anche lui, essendo verde, non riesce a cattarlo. Se non era per il vestito, perché io all'inizio credevo che era un vestito, ma in realtà era, credo, il corpo, che è giallo. Cioè, non si capisce neppure. Poi, vabbè, c'ha la sciarpa romanista. Certo te, e riflettevo, voi della Roma e siete dappertutto, incredibile. Guarda, non si vedeva neanche lontanamente che cos'era. Poi vediamo la scritta, la La- L cioè, dell'incantesimo. l'hanno piegata. L'ho fatto così gigantesca che prendendo un programma Odedov l'hanno spostata perché sennò si metteva davanti al personaggio di Odette. La pieghiamo. Mi piego ma non mi spiezza. Adesso, guardate il terzo animaletto, Puffy. Quando vedete questo, che cosa vi sembra? A me quando l'ho visto ho detto, mamma mia, ma mi ha fatto venire uno spavento. Inquietante. Vedi, è un pupazzo di Fimoro. Five Nights at Freddy's. Immaginate che quello lì fosse uno dei nuovi personaggi. Vedi che tu devi controllare che non arrivano. Dopo senti un rumore, alzi la porta. Ma che cacchio, mamma mia! Proprio ti spaventi in un modo assurdo perché c'ha il sorriso a tutto eccetera. Porca tartella! Ma adesso, ragazzi, se questa è la copertina facciale, figuriamoci con continua la copertina. Sì, vediamo un po' anche il retro. No, ma stiamo scherzando. È cambiato come in un giorno e la notte proprio. Adesso Freccia ha il design uguale a quelli di Cars. Puffin è un pinguino. È il Proprio pinguino quelli- di Surf Up. Poi John Bob è uno sgorbio. È il design delle rane di giù per il tubo. Chi non l'ha visto andatelo a vedere Ecco. perché è bello. Poi ho detto. Ma com'è? Guardala! Ma no, ma ma non è non- possibile! Ma cosa sente? Guarda, sembra tipo i personaggi quelli che non vuoi farli gli occhi, non li fai un punto nero così tanto. Come quelli dei Flintstone. Dei Flintstone che mettevano solo un puntino. Poi proprio. guarda i capelli. Già, Cioè, ma- sono ocra. I suoi e erano poi gialli, sono- oro. Sono anche lisci. I designer non sono proprio cambiati quelli precedenti, Ne manca ancora uno. Adesso ve lo mostreremo. E ditemi che cosa vi sembra. Cosa vi pensate già della vostra testa? Guarda! Ma è Lord Farquaad! Sì, è quelli da giovane! Quando era alto. Sì, quando, col passare Poi degli dopo- anni poi si diventa piccolo. Guarda le mani! Giganteschi! Sembra la Wallace Mannaggia! Gromit! Sembra come quei giochi lì di Kenguru che proprio si deformano, non sai più che cosa fare, ma porca tartana, come se fosse un errore, un glitch. 19 minuti di contenuti speciali, cioè te lo dicono pure quanto durano. Prima di fare la recensione abbiamo visto il film che ci ha proprio calato proprio sempre, ci avevamo le palle, adesso non ce le abbiamo più. Vedendo che ci sono 19 minuti mi devo anche sforzare di vedere i contenuti speciali. Veramente vi dici questo? Leggere la fiaba. E mi è venuto già la pelle d'oca dalla paura per poi sapere che cosa potrebbe trattarsi. Canta con noi. Ma mi astengo! E è che se mi punti la pistola sulla No, tempia! Season of Love, video musicale di Anna Grisman. Ah, semifinalista di America's Got Talent. Noi abbiamo anche sentito la canzone. No, è brava. Posso dire che non è neanche niente male. Ma sapete qual è che rompe le palle di questa storia? È che la canzone è bella. Ma perché l'ha messo dentro in questo film di... Proprio questo film orribile. Te lo Ma dico perché? io, il suo manager. Guarda che sta arrivando uno che lavora per la Disney. Invece lei voleva dire lavorava per la Disney. Quindi lei si è buttata dentro. Quindi lei si aspettava di trovare, non so, proprio il logo della Walt Disney. In poche parole, è stata ingannata.
Sì, veramente. La Disney ha creato delle cose brutte. Ma Ve lo dico. non si sa qual è la verità, ma credo che questa è una delle ipotesi. Una cosa molto strana. Guarda, allora c'è lingue italiano, inglese, e poi c'è una lingua che la parlano in tutto il mondo: il danese, il finlandese, il norvegese, Mannaggia, tutti quelli che provengono dal nord Europa. spagnolo. Ha dato nord e dai su. Poi aspetta, svedese, paesi scandinavi, poi spagnolo e poi svedese ancora. Prima di tutto il francese, dove lo metti? È vero. Il tedesco, dove l'hai messo? E poi scusami, il cinese. Sì. Il cinese è la seconda lingua più parlata al mondo. Il russo è quello che mettevano sempre in ogni DVD, scusami. E poi il russieschi, perché il russieschi no? Propaganda americana, non fare cose russieschi. Ma figuriamoci i sottotitoli. L'italiano, l'inglese, Giusto. inglese per non utenti. E per gli italiani non Giusto. esiste. Italiani dove? Non hanno trovato qualcuno che fa l'italiano, ma dai. Danese, finlandese, Giusto. hindi, E che cacchio è hindi? Hindi è la lingua dell'India. norvegese, spagnolo, svedese. Ma scusa, ma perché abbiamo messo i sottotitoli in hindi? Dai su, sei di dietro. Pensa agli anime giapponesi. Metto il doppiaggio in giapponese e mettiamo il sottotitolo in italiano, così almeno loro sanno che cosa dicono. Non avevamo soldi, vero? Sì. Come nelle altre recensioni, illustriamo com'è la trama di questo film. Magia sotto l'albero. Ma per me è maleficio sotto il cesso. La principessa Odette, il principe Derek e i loro fidati amici si riuniscono per trascorrere il Natale per la prima volta tutti insieme. Come la prima volta? Cosa? E negli altri anni che cosa facevano a quei tempi? Festeggiavano solo Pasqua. Ah, capisco. Mentre il regno si prepara alle festività, il cattivo Rothbard. Come Rothbard? Il Rothbard Ma non è ritorno? mica morto buttato alla freccia, proprio caput? Riusciranno gli amici del castello a fermarlo? Come, non poteva dire riusciranno i nostri amici a fermarlo? Ma gli Cos'è amici del chi? castello? Gli animaletti? Loro? Ma se nel secondo film hanno lasciato che quello stregone rapisse Odette. Che brutti momenti. Andiamo bene! La splendida storia. Quello è un modo di Quello dire. dipende Ma da certe parti. no, andiamoci piano, cala proprio. Animata per la prima volta in computer grafica. Attenzione! Un passo da gigante, cacchio! E le belle musiche di Anna Graceman, che credo che sia l'unica cosa che si salvi in questo film. 0,1% dico che si salva di questo Ah, film. così tanto? Perché l'unica cosa che può far notorietà a questo film è solamente le canzoni di Anna Graceman e basta, perché sennò non lo comprerebbe nessuno. Fanno dell'incantesimo del lago un magico Natale, e la ripetono ancora, Sottolineato. uno straordinario regalo per tutta la famiglia. Ma io che questo cacchio dici? ma non lo regalerei neanche al mio peggior nemico sta Ma quando roba. lo regala dice, ma uno lo regala, dice, lo vede, dice, ma quanto l'hai pagato questo? E 19 euro. Ma è una truffa, perché l'hai comprato, cacchio? Oltre a questo film hanno fatto anche un soundtrack, e non sto scherzando, e la copertina in pratica è l'immagine di sfondo del film, però Odette c'ha il mantello rosso come quelli di Natale, ok? E poi da parte c'è il cigno. Come il cigno? Il cigno, Ma fatto quale? no, il cigno proprio dell'incantesimo del lago. Ah, proprio pure? quello. Proprio Vabbè, fatto è un male, marchio di proprio- fabbrica. Ma non è che dice c'ha il velo, poi però l'hanno posato in modo differente, no? È uguale, come se loro avessero un'immagine, fatto coppia, incolla, l'hanno messo lì. Basta, fine, tutto qui. Intelligente. L'avrei fatto anch'io, Sì, sì. per non perdere tempo, dai. Allora, iniziamo? Dopo questa Why are we still here? Just to suffer? descrizione del copertino, perché iniziamo veramente male, No. possiamo iniziare con il film. Partiamo con una canzone di sottofondo innovativo, possiamo dire, perché se rimettevano ancora con la canzone degli altri tre film, Mi sarei sparato. le orecchie non reggevano dopo 3 film che ha messo sempre la stessa cosa. Ma scusa, perché Stage 6? Perché allora sono partiti dallo stage 1. Ah. Fino allo stage 5 hanno finito tutti. Facciamo lo stage 6 o la va o la spacca. Ah, qui hanno incrociato tutto, le Sì, dita, sì, sì. delle mani, dei piedi, forse anche qualcos'altro. Sì, però questa canzone assomiglia un po' a un altro titolo di Natale. Davvero? Sì, sembra tipo Mamma ho perso l'aereo.
Mi Forse ricorda sì, quello. Perché tutto inizia in casa. Ma qui tutto finisce a casa, perché ti impicchi quando lo vedi. Fai come Fraus, no? Prendi il disco, lo metti come bersaglio e poi gli lanci quello che vuoi, proprio pugnali, frecce, dardi. Quello è un lanciafiamme. Porca troia! Ma che cosa è passato? Ah, ma è quello sgorpio di Gian Bob. Porca tartana. Ma dai, ma quando la Pixar ha fatto quella cosa lì, Ha creato dei mostri. qua sopra rimbalza uguale. Mamma mia, quanta innovazione! Ecco il ritorno! Quanto mi sei mancato in questi 3 anni! Ma che cosa ho visto? Che cos'è quella cosa? È l'animazione più brutta che io abbia mai visto in tutta la mia Ma ero vita. proprio osa quella cosa! Ma quella cosa lì è la stessa cosa animazione che hanno fatto col disegno degli altri 3. Uguale, quando Mamma iniziava mia! il titolo. Ma scusa, quella è l'acqua. È acqua. Io No, non la berrei, no, ma scusa, ma quello sembra un velo. Sì, un Sembra foulard che una proprio- sciarpa. Sai quando c'è il ventilatore qui ti fa il cerchio, no? Però quelli lì erano animazioni, l'hanno fatto tanto tempo fa. Volete sapere quando hanno fatto questo film? L'hanno fatto nel 2012. Sì. Vi facciamo vedere quali sono i film che sono usciti in quel periodo. Ral Spaccatutto. The Brave, Lorax. Le 5 leggende, Hotel Transilvania. L'era glaciale 4 Madagascar 3. e ai Gladiatori di Roma. I Gladiatori di Roma. Ma è per caso quel film dove c'è la doppiatrice Belen Rodriguez? Belen Rodriguez, doppiatrice. Se lei è una doppiatrice, allora Asia Argento è un'attrice. Ma lo sai cosa? Forse questi qua hanno preso un programma dove c'era anche Game Guru. Ah, ho capito! Loro hanno preso il programma sorgente. Mi Quindi sa. non era Game Guru, era Film Guru. E dopo ho detto, ok, cerchiamo di farlo anche nei videogame. Questo potrebbe essere una delle ipotesi delle verità oscure che c'era in questo film. Le leggende metropolitane. Che- Come è nato Game Guru? Guardati sto film. L'incantesimo del lago, un magico Natale. Ma non ce n'era mica bisogno di dirlo, scusami, lo sapevamo già, Che poi scusami, allora utilizzo questo modo di fare i film, cioè mettere la traduzione vocale, che non serve a niente, quando invece dovrebbero metterlo, soprattutto con esempio guardi una puntata di Detective Conan. Chi sono i 2 fratelli che si costruirono la casa sul terreno di Napoleone? A. Il signor Foiuno. B. Il signor Furuno. C. Il signor Fucano. Sì, forse ho capito. Per me è Furano, perché è l'unico nome europeo che c'è dentro. Ci sono, i 2 fratelli sono Fuyuno e Furuno. Avete mai sentito la famosa frase di Napoleone? In giapponese la parola Fukano significa impossibile. Terreno si traduce in Jisho e Jisho vuol dire anche vocabolario. La frase si può tradurre in Fukano non c'è nel mio vocabolario. Sì, ma comunque la frase esatta era un'altra. Impossibile è una parola che si trova solo nel vocabolario degli stupidi. È logico. Ma io non so il giapponese! La storia inizia con Roger. Ma che cosa ti è successo, Roger? L'hanno cambiato tutto! Ma sembra quasi il personaggio del nuovo film di Ebenezer Scrooge. Mamma mia, gli ha fatto un naso. Christmas Ma non Carol. era così il suo naso. Tante nuove invenzioni, questa è una cosetta alla quale sto lavorando. Chi in questo film è un inventore? Davvero? Ma ci siamo persi qualcosa. Spiega il significato della tradizione natalizia, anzi il loro significato: costruire le case in marzapane, mettere la ghirlanda davanti alla porta, che poi dopo i vicini la possono anche bruciare se si stanno sulle palle, i calzini sul caminetto che forse li fai troppo lunghi dopo si bruciano anche quelli. Ma la tradizione per loro più importante di tutti è l'albero di Natale reale. Fatto è grande! È giganterrimo! Cavolo, ha la stessa dimensione del film del Grinch, di Villaggio del chi non so. Ogni decorazione rappresenta un'azione, un gesto buono, ecco. Ossia Derek a colori, che insegna a un ragazzino della rivoluzione industriale inglese
in bianco e nero per giunta, come scoccare una freccia, aiutare una bambina che cade, che potrebbe anche rialzarsi da sola, ma non siamo così cattivi. La regina che va a trovare le persone dove hanno perso i loro cari, ma sarebbe un'azione giusta per me, sarebbe anche, sai, regalare un po' di soldi ai meno fortunati e fare altre cose, per dire, può anche essere una buona azione, però grazie per la campanella, Ma la cosa che secondo me è risultato un po' un problema, dove camminano le persone? Ma fluttuano nel nulla. Sì, infatti lì anche io ci ho rimasto, ho detto c'è lì lo sfondo nero e loro stanno lì che camminano sopra dove? Ma dove camminano proprio? Ti fa vedere anche la trasformazione da fatto reale a decorazione, perché due di questi sono di argilla, poi l'altro disegnato e colorato, sai, come i giornaletti di Asterix e Obelix, uguale, e poi Derek e il bambino è... Mappazzone. L'unica che è rimasta così com'è è quella della regina. Ma cos'è, discriminazione? Ma ricordatevi una cosa. Ma ricordatevi. Ricordatevelo, per loro la cosa che ci vogliono far soffermare è che l'albero di Natale reale È il Natale. e questi hanno capito tutto! Il racconto segue al Lago dei Cigni, proprio la nostra vecchia Lago dei Cigni, fuori dal castello, dove troviamo i nostri amici che stanno uscendo con la carrozza. Mi scusi, perché questa interruzione di canzone? Eravate partiti bene! Non è inerente! Scusa, se è il Medioevo mettete a colazione con strumenti musicali che avete messo anche negli altri 3 film, no? Troviamo i nostri 3 famosi amichetti dietro al carro che cantano. Ho una domanda, chi sta guidando il carro? Guarda, non vi raccontiamo il solito cliché di John Bob che vuole baciare una principessa per diventare un principe, che negli altri 3 film precedenti ci hanno fatto venire le palle quadrate. Tu come le hai? Cubiche! Perché avete smesso di cantare? Perché avete smesso di cantare? Cosa? Ma che voce le hanno dato, Odette? Ma sembra una bambina! Ma davvero? Ma sembra quella di Violetta degli Incredibili. Ma poi guardagli un attimo la faccia come parla, un po'. Vero? Gli assomiglia anche, Sì, Mi sa che qualche disegnatore, quello lì, come si chiama, della Disney è venuto qua, mi sa, appunto. ci ha messo il tappino. Dopo questa scena facciamo una nuova conoscenza, ossia Ecco, sfortunatamente sì. Molto bene. un gatto Nero per giunta. fatto male e che si fa chiamare Numero 9. Ma che bella inventiva. per questi sceneggiatori dal terzo film hanno una fantasia per fare questi nomi. Esegue l'ordine di una voce misteriosa. Lo scopriremo più avanti chi è, perché tanto sappiamo chi potrebbe E essere. chi lo sa, lo sa. Facciamo finta che non lo sappiamo. Io non sono che un povero gatto con una sola vita. Ah, ho capito. Numero 9 significa le vite che c'ha. Ma ne ha solo una? Perché non chiamarlo numero 1? Vuol dire essere il numero, vuol dire il più bravo, e non credo che... discriminazione per coloro che sono detti veramente numero 1. Cerca di attirare l'attenzione di Derek in modo da farlo finire dritto nella mia trappola. Finalmente potrò vendicarmi per quello che mi ha fatto. Fermi! Allora, l'animazione del gatto fa veramente cagare. Adesso vi faccio vedere. Quando c'è il gatto che si muove a cerchio, anche il corpo, vedete qua, questo è il gatto. Quindi quando io mi muovo, devo muovermi così. Vedete che l'animazione vuol dire che mi giro. Il gatto invece, quando cammina, lo fanno girare in questo modo e poi va dritto. Ma intanto il personaggio continua sempre a camminare. Quindi è come se facessi così. Io devo girare il personaggio continua a camminare e poi va in quella direzione. Cioè, mi potete capire com'è possibile che non hanno pensato a fare una roba del genere? Mi raccomando, appena li vedi apparire, non muoverti. Il piano della voce consiste prendere l'attenzione di Derek e di stare fermo. Quindi devi diventare una sfinge. No, allora, non scherzo, cioè è veramente un piano geniale. Ma che razza di piano è? Ma neanche le maestre possono concepire un piano così putrido. Ma e poi scusami, solo Derek? Cioè gli altri cos'è? Valgono meno del suo zerbino? Appena avrò di nuovo il mio corpo, ti regalerò una vita in più. Ma scusa, tutta questa caciara, solamente una vita in più. Guarda, se fossi lui le avrei detto tutte 8. Ma davvero? Perché c'è rischio la vita, perché magari vengo investito dal carro e muoio. Io sarei andato a prescindere. Sono sicuro che c'è da qualche parte. Ma le movenze facciali di Derek sta diventando un giapponese. Ma scusa, un giapponese. Aspetta, ma è un anime o è un film d'animazione? Devo preparare una crostata di zucca per le vedove. Ferma l'immagine, qui c'è qualcosa che non va. Il gatto ha fatto solo 3 passi ed è già in mezzo alla strada. E nella scena seguente si trova nella scia delle ruote del carro. Ma com'è possibile? Ma veramente non l'ho fatto male. Da un po' di tempo che vedo quel gatto in giro. Stavolta lo trovo
un po' freddo. Ma dai, ma che freddura. Che ridere. Di Mi sto tutto sbellicando dalle risate. In questo film non sarà l'ultima. Va via, piccolino, so. Povero gatto! Ma cosa vai a t'ha- vedere come sta! Ma Potrei non anche ti ha fatto morire! niente? Quel gatto mi mette i brividi. E vai, è un'altra freddura a gogo. E dopo che si sono baciati, Mancando il bersaglio. arrivano finalmente al castello della regina Umberta, la madre di Derek, per coloro che... Ma loro sanno. Ma Bridget, ma sei migliorata proprio, non è? Credevo che diventava... Ma sai no, che forse è l'unica che l'hanno fatta bene? Appunto. Uberta mi ha detto di suonare il corno appena vedo apparire la slitta di Derek. Ma scusami, ma perché la slitta di Derek? Quando... Vedi Derek che ho detto e suona. Scusa. Suonano anche la nostra canzone. Ma sbaglio? Ho sentito, le mie orecchie hanno percepito delle melodie familiari. No, non sbaglio. Guarda, ci mancherebbe altro che non lo facevano sentire quella canzone melodiosa. Lei sceglie sempre un tema per le feste. E quest'anno è il Natale della principessa Ciglio. No! Non me lo sarei mai Ma aspettato. davvero? Altrimenti non si sarebbe intitolato così il film. Devo dirti una cosa su mia mamma. Ecco, ci sono due Uberta. Quella normale che conosci anche tu. E poi ce n'è un'altra. L'Uberta di Natale. Forza, ragazzi, vedete qua. Ma vai a cagare! Ma pensavo che ne usciva fuori un'altra io. Che spavento! Guarda, se usciva veramente un sosia di Umberta, mi poteva venire un infarto. Porca tartana! Oh, Ma che naso brutto che gli hanno fatto. Madonna. Oh, ma i 50 anni si sentono, proprio il cervello fa così, Ma il gatto? Ma come ha fatto? Ma davvero, ma non ci ha fatto neanche vedere dove è saltato nella dritta! Hanno mancato un passaggio. Ma davvero? Di nuovo tu. E lo fai entrare così? Senza che tu lo offenda, cosa? Allora se ci fosse un bambino e dice adesso voglio rubare, tu e se lì, tanto lui entra dentro. È soltanto un bambino. Venom. Sì. Ma che cazzo è? Che cazzo fai? Sei entrato in campo, porca puttana! Vai via! Non ti voglio vedere mai più, capito? Testa di cazzo di merda, vaffanculo! Me ne vado, ciao! Ma torniamo a noi. Il gatto, entrando nel castello, scende le scale per raggiungere le cantine. Sto per scendere in cantina. Bene. Ma sembra che una microtrasmittente Ma nello cos'è? vecchio. È Snake di Metal Gear Solid. Io sono un gatto nero. E allora? Ho perso 4 vite solo per aver attraversato la strada delle stupide persone. No, aspetta. scusa, no, fai tornare indietro. Ho perso 4 vite solo per aver attraversato la strada delle stupide persone. Fermi, non ha senso questa frase. O lui ha aiutato le persone ad attraversare la strada, ma a causa della iella, essendo nero, lo hanno pestato, ma di brutto. Oppure mentre le persone stavano attraversando, l'hanno visto e poi l'hanno preso a calci perché è nero. Un gatto porta iella se è tutto nero. Quel gatto lì è bianco e nero. È nero che vi dovete preoccupare. Guarda che io ho visto gente che si è toccata i... No, andiamo avanti. Calma, un bacio non dura per sempre. Ma scusa, ma quel doppiatore l'ho già sentito. È vero, ma ora che mi ci fai pensare, ma perché non l'abbiamo capito dall'inizio? Ma è Kakashi! Io mi chiamo Kakashi Atake. Mamma mia, la gente cosa fa per campare? Tralasciando questa scena patitica ai sensi a contesto, il gatto, seguendo la voce, si dirige verso un forziere con una grande R stampato proprio sulla serratura. Ferma l'immagine. Allora, qui c'è qualcosa che non va. Ci sono delle scatole dove alcune hanno le ragnatele e altre sono piene di polvere. Invece quella è pulita. Qualcuno lo sposta. Sì, dentro a destra e a sinistra, non è tutto il castello proprio. Ma la cosa che non mi torna, perché c'è dentro la chiave? Tutto. Cioè, io non ho mai visto un tesoro nel quale vado a trovarlo, c'è un forziere e c'è dentro la chiave. Nel film di Indiana Jones, mai! Vabbè, quel sottospecie di invertebrato che sposta in avanti e indietro, al sopra e sotto. Ma non ha mai pensato che quella R è un po' sospetta? Può significare già tante cose, no? Scusa, non poteva dirlo
dirlo, sai, a Derek, così quella storia potrebbe finire proprio prima. Infatti, cioè, poteva essere Roger, poi Rothbard, che ha devastato il regno, ha spaventato per non so quanti anni. Appunto, tanto sappiamo, tutti i personaggi che ci sono qui dentro sono senza cervello, andiamo avanti. No, non aprire, non puoi farlo tu. È stato Derek a spedirmi nell'aldilà e solo lui può riportarmi nell'aldiquà. Lupo ululà e castello ululì. Se lo facesse qualcun altro sarebbe la fine, sia per me che per lui. Ma che razza di cattesimo è? Cosa, non potevi farlo aprire semplicemente al gatto? Perché questi sceneggiatori si devono sempre complicarsi la vita? Veramente per allungare la trama. Ok, ci atteniamo al piano iniziale. Io che attiro la sua attenzione, porto in cantina, eccetera, eccetera, eccetera. Già, è proprio questo eccetera eccetera che ci interessa. Scusami, ma come pensi di attirare Derek? Ma soprattutto, come fai a fargli girare la chiave nel forziere? Io voglio... no, lo guardo, voglio vedere come fa, sono curioso. Ma dai, su, non può essere così stupido fino a questo punto. Dov'è la valigetta di cui mi avevi parlato? Marcone ha preso quella sbagliata. Che cos'è? No. Intanto che stanno continuando con i preparativi, Derek, non si sa come, non è ancora uscito fuori per trovare un cavolo di albero! Ma per tutto questo tempo, ma che cosa cavolo ha fatto? Ma l'ha cercato per tutto il castello, ma pensava non è possibile, pensavo dai! di trovarlo dentro. Odetta, seguimi. Oh, perdonami, era l'Uberta di Natale che parlava. Ma sinceramente, ma che cosa ci siamo persi? Perché Umberto è diventato un personaggio bipolare in questo film? Derek e il suo fidato amico Brommy si stavano preparando per andare a cercare un albero perfetto. Secondo me è questo. Ma l'ha mancato veramente di brutto. Ma scusa, ma questa scena l'abbiamo già vista anche nel primo film, quando dovevano andare alla ricerca del grande animale. Ma guarda, guarda dove ha messo l'X. Nei punti dove non c'è l'albero. Ma non vedi che sono lì da parte? Li hai mancati di brutto. Il passo del leopardo dei ghiacciai? Pensi sia troppo pericoloso? No, non lo è affatto. Ricordatevi bene questa frase. E questo cos'è? Dai, serve per scoccare le frecce, sai. Oppure puoi anche usarlo per strozzarti! Potremmo incontrare un felino. Un felino? In montagna. A meno 40 gradi? Ma va a cagare! Scusami, è una mia impressione, però io non ho visto asce. No, guarda che tu devi andare a prendere un albero, non devi cacciare i felini, Cioè, come lo tagli? Lo prendi a pugni come su Minecraft? Il gatto va con loro, non si sa per quale motivo. È Natale! No, allora, no, ferma! No, ferma! Allora, no, adesso mi dovete spiegare. Allora, dov'è la tastiera della console, la batteria e tutti gli altri strumenti tecnologici? Perché lì ci sono solo strumenti musicali con tromboni d'orchestra e violini. Piegato in due. Non ce la faccio più. Non siamo arrivati neanche a 16 minuti di video. No, ma questa è epica. No. Ma che picca di animazione. Ma hanno fatto i primi piani. Hanno fatto No. No, sto morendo. No, c'ho caldo. Io c'ho caldo. No, vi devo togliere perché c'ho caldo. No. Ma chi ci ha detto di fare sto? Ma davvero, no, io non ce la faccio. Sto sudando. No, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. E dove li ha sparati quei coriandoli? Li ha sparati i razzi sotto le ascelle. Fantastica. Più si va avanti con il film e più mi spavento, Odette. Ma guarda, ma sta diventando un'asiatica. Proprio sta diventando proprio un personaggio di un anime. Porco cane! Ma cosa? Ma cos'è? Un film horror? Ma è un film horror! Mi fa venire un infarto. Ma davvero? Scusami, ma ora che mi ci fai sentire, ci sono solo due che cantano? Lei e lui e basta?
Sì! Guarda cos'è Olimpiadi in Tokyo, guarda! Ma è Mary Poppins! Mamma mia, che sorriso! Ma dai! Dopo tutte queste scene, per te dice che anche Odette deve organizzare uno spettacolo tutto suo alla vigilia di Natale. Non poteva semplicemente arrivare Dirglielo. fino a questo punto. Non voglio dire che le musiche non sono belle, però... Andiamo a vedere cosa sta facendo Derek. L'albero reale è laggiù da qualche parte, Brom. Ma che cos'ha quella roba che ha dietro la schiena? Verso l'infinito e oltre! Mettiamoci gli sci. Hai uno snowboard. Ma davvero? È indeciso, come fanno a ritornare su, scusatemi, E quello cos'è? Uno snowboard. È troppo largo. Ma Di solito sono più stretti. Ma- Sembra una tavola da pranzo. È veloce? Molto. Sì, mettilo come recensioni su Amazon. Ecco. È un leopardo. Scusami? Quando Brom mi ha chiamato il passo del leopardo dei ghiacciai, io credevo che fosse, non so, un nome dato da un esploratore perché magari c'era qualcosa, una zona che assomigliava a quel determinato animale. Tutto. Ma non credevo che ci fossero veramente! Ti copro le spalle. Visualizziamo bene tutta la Ecco. scena. Brommy scende giù a razzo dal dirupo. Il leopardo sembra un miscuglio di una iena e di una tigre a sciabola con le zampe di lince, ignorando Derek. E poi, perché quell'animale insegue Brommy invece di Derek che è rimasto lì fermo immobile? Ma poi, perché è rimasto lì fermo a guardare la scena? Non doveva coprirgli le spalle? E poi, scusami, da predatore, perché inseguire una preda che si allontana invece quando ce l'hai lì una ferma immobile? Ah sì, certo, è il protagonista. Derek si lancia per salvare il suo amico in difficoltà. Ma scusa, ma perché l'animale galoppa come un cavallo? Hanno preso le stesse animazioni del cavallo di prima, le hanno velocizzate per risparmiare tempo. Ma davvero? Sì! Olimpiadi invernali 2022! Forse io non sono così tanto intelligente, però ma lo sanno tutti che gli sci e gli snowboard in discesa arrivano anche più di 150 km/h. Il record è quasi 250. Ma non lo dico io, ma la scienza. Ma allora come cavolo ha fatto il gatto con un solo balzo ad arrivare prima di Brommy? Io voglio prendermi il cellulare di Natale! Ma come fa il leopardo a rimanere incollato a Brommy? Deve correre più svelto, non come trottare di un cavallo. Qua i tempi non coincidono. Il leopardo era già a mezz'aria prima che la freccia di Derek lo colpisse. O lui era già molto vicino, oppure c'è qualcosa che non torna, Tecnicamente il leopardo doveva essere addosso a Brommy, non davanti come ci fa vedere nella prossima scena. Ma questi qua che hanno fatto questo film lo hanno rivisto per vedere se va bene. Poi coloro che dicono, ah guarda, danno lo stampo per fare il DVD, per mandarlo a Civola, ma lo hanno veramente visto? Ma cos'è? Cioè, hanno messo qualcosa negli occhi? Oh no, io mi ritiro. E va bene, 9 nuove vite. Da 1 a 9 vite in un balzo solo. Fammi capire bene. Stavi per morire di freddo, investito da un carro, rischiato un sacco nella scena del passo, sbranato dai leopardi per una vita sola? E ora che ti danno 9 vite, lo accetti senza pensarci 2 volte? Proprio questo gatto come carriera diplomatica fa proprio cagare. Bersaglio individuato. Ma scusa, ma quella cameriera non deve lavorare? Se la vedesse la regina Uberta. Sta lasciando la scena inutile di John Bob. Odette capisce dalle parole di John Bob come organizzare la scenetta di Natale nel mentre Derek. No, non ci... No, allora ragazzi, voi non potete capire, no, ma qui... Cavolo, hanno tagliato quell'enorme albero se sono partiti senza un'ascia! Sono partiti con archi e 2 sci e qui invece hanno uno slittone trainato da 4 cavalli. Però il conducente chi li sta tenendo? Ma il problema è un altro, come cavolo hanno fatto a trasportarlo se sono scesi proprio di picchiata? L'hanno trascinato a mano e poi dopo I due non riuscirebbero mai a trasportare quell'albero. È una cosa impossibile.
incredibile! Scusami, ora che mi ci fai pensare, guarda quelle persone lì, sono sopra il lago ghiacciato, ma prima non c'era mica l'acqua. È vero, alcuni personaggi li hanno sdoppiati, li hanno per moltiplicare per fare una folla. C'è quello col vestito rosso, così bambino, così vedete. L'hanno moltiplicato per fare una folla perché non avevano voglia di fare le persone diverse. Dopo questa abbiamo visto che il corridoio è identico a quello del primo film, quando c'era il re Guglielmo che stava attendendo la nascita della principessa Odette. È uguale, identico. Ti pregherei di considerare la mia ultima invenzione. Di cosa si tratta? L'ho chiamata lampadina. Chi era Tesla? Thomas Edison. Alessandro Volta. E Roger, l'inventore della lampadina. Allora, mia bambina, dopo aver risposto correttamente a 99 domande, adesso ti farò l'ultima domanda e potrai andare a posto. Sì, maestra. Allora, chi ha inventato la lampadina? Lord Roger. È un'invenzione che non ha futuro. Potrei chiedere una seconda opinione alla Uberta regolare? Oh sì, come vuoi, ma non farmi perdere tempo. Uberta regolare? Ma questa qua bisogna portarla subito da una casa psichiatrica. Non potete tenerla lì. Come fanno a dire che è una cosa normale? È impossibile. Ma guarda Roger! Ma la scena è epica, ma perché non hanno ingrandito quella scena lì? Perché? Era troppo hanno ingrandito bella. quella là di Odette, non hanno ingrandito la sua. Porco cane! No, ma veramente, ma questo qua è un film horror. È la festa degli addobbi! 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 Si stanno per sposare! Si stanno per sposare! Si stanno per sposare! Si stanno per sposare! Dobbiamo andarcene. Dobbiamo andarcene. Io voglio sapere chi è quel povero disgraziato che ha fatto le facce di Odette. Perché non è possibile che siano così obbrobriose con quei primi piani lì. Ma secondo me... I mortacci di quello che c'ha il cellulare. Ma secondo me c'è stata una sola persona che era sotto lavoro delle facce di Odette e dopo non l'hanno più ricontrollato e l'hanno fatto vedere così com'è. E come ce lo spiegano? Con una canzone. Ma scusa, ma qui Ma flutto come Dracula di Hotel Transilvania. Non si fa vedere che cammina, proprio flutto. Mamma mia che voce! Oh, mamma mia! Preferivo la voce di prima quando cantava, ma non adesso. Questo qua proprio ti spacchi i timpani. Né mentre cantano iniziano a addobbare l'albero reale. Ma perché c'è una palla di neve dove ci sono loro due che ballano? Ma scusa, ma è una cosa che non ha senso. Allora, visto che c'erano in un altro film, poteva mettere Michael Jackson con dentro che balla. Manca solo l'ultima decorazione. La stella reale. Ci scommetto che non c'è. Paga, lo vedi la mano? Ma scusa, ma... Per me questa scena sembra quasi che quando aperto ti ritrovi il sedere di fianco che procede di scorreggiare. Fatemi fare soltanto un controllino supplementare. Derek, un nome, una garanzia. Intanto che va alla ricerca della stella, trova il gatto sospetto. E lui che cosa fa? Porco... No! Please, no! 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 E lei invece di cosa soffre? Io? Sì. Io soffro da quando sono bambino, ma senza una ragione precisa. Luminari, professoroni sono messi a vedere il mio caso e non ne sono usciti a capire. Eppure sarebbe semplicissimo, sa? Lei è un cretino. Solo da parte di madre. Volevi! Ma cosa? Che strano. Ma Derek, ma è lui il signore del male! Apre senza fare domande! Ma scusa, basta che mettevi un pulsante rosso e lui lo schiaccia e fa partire le bombe atomiche! Vediamo bene qual era il piano del gatto. Rubare la stella per portare Derek in cantina. Attirare la sua attenzione. Fargli trovare il forziere e aprirlo. Vuoto. In realtà la stella era dietro di lui. Prende la stella e fregandosene del forziere e del gatto se ne va via. Ma come ha fatto Derek a farsi ingannare così facilmente? E non è un film horror. Puoi andare in tutte le parti della casa, ma non entrare in questa stanza.
Lo so che tu sei bionda e tutti i personaggi femminili biondi dei film horror sono tutti stupidi, ma devi fare solo una cosa. Non aprire questa. Come può aver fatto il gatto? Entrare nel forziere e chiudersi dentro con la chiave? Ma voi sapete di chi è quella voce? Rothbard. Serio, chi altri potrebbe essere? Andiamo, sarebbe troppo ovvio. Non ci credo. Andate a fanculo. Ormai il suo spirito è libero e il suo piano è di distruggere il Natale. Ma scusa, ma perché invece di fluttuare cammina? Ma sei un fantasma, porca tartana! Comportati come tale! C'è soltanto una cosa che è più potente delle arti proibite: lo spirito natalizio. A Natale i miei poteri sono deboli. Perché sei ritornato proprio adesso? È necessario arrivare a Natale se si vuole distruggere il Natale. Non potevi semplicemente ritornare, non lo so, a maggio, durante le vacanze estive, invece di fare tutte queste seghe mentali? È una cosa no sense. Ricordatevi bene che essendo un fantasma non può toccare o prendere oggetti materiali, perché più avanti ci servirà. Ecco. Avessi necessità, chiedi pure ai miei soprani, ai miei contratti. Sarò felice di darti i miei tenori e i miei bassi. Guarda che se usa i bambini dell'orfanotrofio io mi metto a ridere. Rothbard, per potergli ottenere i suoi pieni poteri, che cosa fa? Degli scherzetti, sta a guardare. Come vedete sono veramente inutili, fatto solo per allungare il film e farci cadere di più le palle, ok? Per non dire un'altra parola che inizia per C, ok? La prima volta che abbiamo visto questa scena, credevamo che il gatto fosse inseguito dagli animaletti, e invece è Derek con un bastone in mano. Quello abbiamo visto assomiglia tanto a Michael Myers. Sarebbe stato epico. Veramente. È bello avere di nuovo i poteri. Ma è Rothbard. Ma è il ritorno del miraggio! Adesso c'è, adesso non c'è, adesso c'è ancora, ma tu non lo vedi. Perché non c'era Derek quando Rothbard si stava avvicinando all'uscita? Era proprio lì davanti! Solo che per un oscuro motivo in quella scena non c'era, che però ricompare subito dopo. Questo è il miraggio. Ma scusa, poi come lo guarda Derek? Cioè sembra schifato, ma io mi sarei spaventato. È bello avere di nuovo i poteri. Derek, lasciando scappare il gatto, insegue Rothbard nella cantina e si avvicina al forziere, capendo dell'errore commesso. Ma perché non lo richiude ancora a chiave? Forse potevo risolvere tutta questa storia e potevo far finire il film. Porca puttana, ma detto, non so chi cazzo sia lei, ma detto, ragazza, sono cazzi nostri, o no? Sì, Vaffanculo, sì, ma lo... hai rotto il cazzo, No, lo stai dicendo a me. Sì, dico a te. Io l'ho fatto tornare. Ma lo scrigno è diventato enorme! Prima era piccolino quando c'era il gatto! Ma riescono a fare le proporzioni in questo film? Per trattenere Rothbard usa le campanelle del vento, perché secondo lui raffigurano lo spirito del Natale. E Odette, interessante. Ma scusa, non potevano usare, sai, semplicemente o dell'alio come fanno i vampiri, o dei talismani o altre cose per scacciare i fantasmi? No, aspetta, anzi, scusatemi, ma chiamate i Ghostbuster! Per il momento, Derek e Odette, capendo che c'è dietro il nostro nemico, decidono di non dirlo a nessuno. Anche se però potevano anche, non so, parlarne con gli animaletti, no? Visto che c'è una grande relazione tra gli animaletti e le Odette, perché non dirlo a loro? Dall'altra parte, Rothbard e numero 9 pensano a un piano per riottenere i suoi poteri, non ricavando un ragno dal buco. Ma sei un fantasma, perché non fluttui? E hanno ripetuto la stessa scena di prima! Ma dai! E qui Rothbard fa una scena sconvolgente. Presto, trovami un'altra via d'uscita. Pronto? Ce ne sono in casa! Sei un fantasma, attraversa le pareti, porca tartana!
prima! Derek ha un briciolo di cervello, ha riempito il castello di campanelle, così Rothbard non può fare più niente. Certo è un tipo sveglio, Derek. Non lo è mai stato. Ma il castello non è l'unico luogo in cui è possibile distruggere il Natale. Che cazzo non l'hai fatto prima? Ma perché continuo sempre a camminare? Ma devi fluttuare! Tutti i fantasmi fluttuano! Ma perché lui continua a camminare? Non riesco a capire, perché? Tralasciando queste scene orripilanti che servono solamente a prendere il vostro cosino in mezzo alle gambe, metterlo su un tavolo e colpirlo con un martello. Ora ammirate bene cosa fa il regista per allungare la trama. Credi di avermi già battuta, Roger? Posso spingermi oltre. Ho una zebra! La tua zebra non vale nulla contro i miei elicotteri! Sarei preoccupata se non avessi podi delle Shetland! Non avrei mai voluto arrivare a questo punto! No, allora, scusami, noi non stiamo scherzando. Voi non potete capire quante pagine noi abbiamo scritto per commentare questa recensione. 1, 2, 3, 4, 5... 6 e siamo a 7. Proprio siamo arrivati a 30 minuti di video e abbiamo già consumato 8 pagine. Guarda, io te lo dico davanti a tutti, se fanno una scena di arti marziali io me ne vado. Non mi vedi più. Adesso non ti preoccupare che non arrivano fino a questo punto. Davvero vuole che i miei bambini vengano a cantare alla vigilia di Natale? Guarda che se usi i bambini lo fanno troffio, mi metto a ridere. Ma senti le voci? È la stessa voce, l'hanno computerizzata e l'hanno moltiplicata 4 volte. Ah, sul serio? Se va tutto bene, ricordati che te l'ho consigliato io. Se invece va male, è stata un'idea sua. Questi sono tutti miei. Non sia mai serpente sdentato! Dacci un taglio. Ci avrei scommesso proprio. Io non credevo che sarebbero arrivati fino a questo punto. Ma perché devono fare queste cose? Ma quanto possono andare sotto? Proprio sotto nell'abisso? Quanto vogliono andare sotto? Che cosa ne pensi? Roger, dai, su, vieni qui! Ma io te lo no! È troppo ma come si fa? Cioè, ma dai, ma non... dai. Guarda, solo perché stiamo andando avanti, Ma tanto sai che sono i film di Richard Rich, che cosa puoi ancora... Pensiamo solamente che non può andare peggio di così. Ha ragione, Odette, non potete buttarci fuori! Derek, credendo che avesse ingabbiato Rothbard grazie alle campanelle, la situazione nel villaggio vicino è addirittura peggiorata. E da qui rompono il silenzio e decidono almeno di parlarne con Brommy. Ma perché non hanno parlato prima con gli animaletti? Perché prima con Brommy invece che con loro? Ascolta, Rothbard ha intenzione di distruggere il Natale ed è nostro dovere fermarlo. Non mi sembra così rassicurante, sembra più una minaccia. Io l'avrei fatto in un altro modo. Ritorniamo a Rothbard. Numero 9 decide di non lavorare più con Rothbard, ma mancano più di 30 minuti alla fine. Quindi il regista cosa decide di fare? Già. Rothbard cerca in ogni modo di far passare Bridget dalla sua parte, ma secondo voi, dopo tutte le crudeltà che ha fatto nel primo film, non penserà mica di convincerla così facilmente? Ok, ci sto. Ragazzi, ma è troppo forzato questa cosa! Ma lo sapete che a causa di questo state obbligando tutti gli spettatori di prendere una sedia e di spaccarla in testa al primo che incontra! Visto che Roger e Umberta continuano sempre a spadroneggiare, insultarsi, insomma litigare, Odette sfodera la sua ultima carta, ossia portare dei doni alle persone meno fortunate. Bridget toglie tutte le campanelle del castello per portare Rothbard a Odette per fermare il suo piano di rompere l'incantesimo a Roger e Umberta, ma sfortunatamente non arriva in tempo. Sembra tipo uno che ha ritagliato l'immagine e poi l'ha spostata giù col mouse, col PNG. Ma davvero? E grazie a questo Umberta e Roger e anche la gente del villaggio, non si sa come, non si sa cosa, non si sa quando sia successo, molto probabilmente perché il regista non aveva più inventiva, logico, gli fanno ritornare lo spirito del Natale. Ma guarda come mi ha ridotto questo spirito natalizio. Ma non poteva fare questo piano in primavera o in estate? Perché
perché farlo adesso? Ma l'hai visto che il Tobia sta andando a sfascielo? Mancano meno di 30 minuti alla fine del film. Rothbard deve trovare un piano infallibile. Si vede chiaramente che non ha più via di scampo. Deve sganciare una bomba atomica per salvare la situazione. Quando poi alla fine gli viene un'idea. Quella ragazza brilla come una... Vuoi dire come una lampadina? Guarda, secondo me va a togliere tutte le lampadine. Visto che sono un elettricista, vogliono bruciare l'albero. Togliere solo una lampadina, mettere qualcosa per andare in cortocircuito o per far partire una fiammata e brucia tutto l'albero. Ragazzi, proviamo il gran finale. Abbiamo capito il punto. Numero 9 va a prendere una lampadina per portarla a Rothbard, ma gli animaletti cercano in tutti i modi di fermarlo. Gli abbiamo dato troppa fiducia. Ma allora è un controsenso! Cioè prima non poteva prendere niente! La palla, il secchio, colpire la statua. Ma scusa, ma speravo che dopo 3 film lezzi avevano proprio imparato qualcosa. E invece no! Rothbard infonde nella lampadina le arti proibite, come se fosse una cosa ovvia. E al momento giusto avrebbe distrutto l'albero e le sue decorazioni. Perché vuole distruggere l'albero di Natale? L'albero di Natale reale? Il Natale! Manca poco al tocco della mezzanotte e lo stregone stava aspettando che arrivasse il momento propizio. Derek ha architettato un piano segreto contro di voi. Mostrami cosa sta architettando Derek. Bridget conduce Rothbard nel granaio. Ma guarda un po'! Bridget non era mai stata dalla sua parte, ma ha fatto solo la spia solamente perché sbaglia a dire il suo nome. Per tutto questo tempo Brommy ha costruito delle grandi campanelle a vento per imprigionare Rothbard, ma prima di tutto Rothbard non dovrebbe essere morto sticchito. Perché con le campanelle piccole ha fatto la sceneggiata che stava per scomparire e invece qui parla normalmente come se non stesse facendo niente, proprio niente. Allora il suo punto debole siano più le vibrazioni, più che spirito natalizio. Mi viene in mente la scena di Spider-Man contro Venom, quello di Maguire. Buon Natale a tutti quanti! Maestra? Ma basta! È uno scastro, finitela! Non ci sono sti strumenti musicali! Ma non hanno capito, ma basta! 50 minuti di film non hanno proprio capito che qua non siamo nel mondo moderno, siamo nel mondo medievale. Le prime 3 figure a sinistra, ma sono le stesse dell'inizio, guarda. Proprio l'inventiva va alle stelle. Finalmente Derek, dopo 3 film, ha cambiato vestito. No, ha cambiato solo il colore. No. Ma scusa, ma dove la prende la luce per riflettere così? Deve esserci tipo un faro che sparava lì. Perché il gatto è bianco e nero, ma come fa a vederlo in mezzo a quell'oscurità lì? Perché quel gatto viene accecato da quella luce? Tieni d'occhio quel gatto. Quello è un cannocchiale da teatro. Siamo andati a vedere, il cannocchiale da teatro è stato inventato nel 1850. Ma visto che ci sei, perché non prendi il binocolo da cecchino così per guardarlo? Ma no, sì, prendi proprio il cecchino e gli spari così finisce la storia. Ma perché prendi un binocolo se poi tu sei lì vicino al palco, sei lì sopra, teatro è piccolo, cosa ti serve? Non ha veramente senso. E qui si divide in 2 scene. Una scena dove Derek con all'aiuto di Odette devono cercare di catturare il gatto. E la seconda invece sono gli animaletti che devono cercare di liberarsi. Ma è una cosa così tanto inutile che non serve neanche commentare. Ma dai cazzo, Odette! Odette! Ma devi tenere d'occhio quel cazzo di gatto, devi fare solamente questo, c'è anche quel cannocchiale, se no che cazzo ti serviva? Le arti proibite. 4, 9, ok, sapete come contare? Ora ci siamo! Roger, fermo! 6, Wow! Ma perché incontrano così velocemente? Ma non siete proprio dei bastardi! Come avevo predetto, l'albero è finito in cenere, che è proprio identico al film del Grinch. Non è finito polverizzato. Natale è scomparso. Ma è solo un albero. Non è possibile. Ma è solo un albero. Oh no. È un cazzo di albero! È solo una decorazione, non c'è tenuto con lo spirito del Natale. E dal palco improvvisamente
finalmente appare lo stregone Rothbard. Sono tornato in carne e ossa. Ma sembra la gente da WWE che urla per dire what? Lunga vita al re. Tornare in vita? Distruggere il Natale? Rothbard si autoproclama re, rapisce Odette e sfida Derek a un duello mortale al Lago dei Cigni. Ma non è successo anche nel primo film? Non avevano più idee, quindi hanno voluto ripescare gli eventi passati. Sai Rich, questa cosa si chiama remake. Perché Rothbard fa sempre lo stesso errore di non ucciderlo prima? Quindi ci riuscirà il nostro Derek per l'ennesima volta a salvare la nostra Odette dalle grinfie di Rothbard? Lo scopriremo nel finale. Ma perché c'è ancora l'acqua che non è ghiacciata? Dove c'era il castello di Umberto è ghiacciato, invece qua non lo è. Ma scusatemi, ma non ha senso. La prima cosa che fa è far ritornare il castello in rovina. E non sarà l'unica bellezza ad avere un sapore retro, tesoro. Non ci provare. Non farlo. No, guarda, me ne vado io, me ne vado io. È incredibile, Non è possibile che deve essere così banale! Con tutti gli animali che ci sono al mondo e con tutte le specie ancora in un cigno. Questa è l'animazione più brutta che ho visto in tutta la mia vita. Hanno ripreso la stessa scena del primo quando si trasformava e l'hanno computerizzata. No, ma è diventato un remake! Una remastered! Senza farlo apposta è diventato un remake, ragazzi! Rothbard, dopo averla trasformata, e avete capito perché, la intrappolano in una grossa gabbia fatta di grosse radici per non farla scappare. Ma sappi che non riuscirai mai a distruggere il Natale. Ci sono già riuscito. Sai dirmi che cosa penseranno tutte le persone al prossimo Natale? E tutti i Natali che verranno dopo? Penseranno ad oggi, a quando il loro amato albero reale carico dei loro preziosissimi addobbi è scomparso. Ricordiamoci che per loro l'albero di Natale reale il Natale. Ma perché il Grinch non è venuto in questo mondo? Avrebbe vinto la grande! E ciò non bastasse, trasforma Puffin in una decorazione natalizia. A caso. Ma la versione a mano di Puffin è proprio quello. Io non ti trasformerò in un addobbo natalizio, ma quando i raggi della luna toccheranno le tue ali, ti trasformerai in una decorazione natalizia. Cosa? Derek cerca di trarre in inganno Rothbard, ma non ci riesce, dato che succede qualcosa di ripetitivo. Ma guarda, il grande animale! Ma è fatto proprio malissimo! Ma è la seconda volta in questa serie di film che Rothbard si trasforma in un grosso pipistrello, ma non si trasforma in qualcos'altro! E qui parte lo scontro epico tra i due! Ma scusami, ma perché un razzo d'artificio? Ma cosa fa se c'è la polvere da sparo? Perché non usiamo i fucili visto che ci siamo, no? Ma poi scusa, come ha fatto ad accenderlo? Cioè la neve, deve essere proprio dura per poter, proprio ruvida. Derek sembra avere la meglio, ma a un certo punto Rothbard riesce a ribaltare la situazione. Se invece lui la smettesse di continuare a liberare Odette e di concentrarsi su Rothbard, questo non sarebbe successo. Derek sembra essere spacciato. Si direbbe che funziona. Scusami, cosa? Aspetta, fammi capire. Per sconfiggere Rothbard devi solamente cantare. Ma parola, perché non avete usato anche nel primo film invece di fare tutta quella barone e scoccare la freccia del petto? Grazie all'uccisione di Rothbard tutto ritorna come era prima. Ma Derek sembra non volersi riprendere, ma grazie al potere dello spirito natalizio. Perfetto, arrivano anche gli alieni. Ecco, hai distrutto proprio l'atmosfera, complimenti. Ritorniamo a noi. Derek ritorna ad Odette, che come sempre sono cose ripetute del primo. Non dico che non sono le scene proprio identiche, però le movenze, proprio le pose uguali. Hai salvato il Natale. No, è il Natale che ha salvato noi. A
anche nel regno della regina Umberta, sconvolti che il Natale è scomparso perché ha distrutto l'albero di Natale, vabbè, magicamente l'albero reale ritorna al suo splendore. E anche la loro fiducia, perché come sappiamo tutti l'albero di Natale reale è il Natale. Che fate domande? È logico, no? È logico. Ma secondo voi adesso come potrebbe finire il film? Con una canzone. Ed ecco a voi il nostro nuovo addobbo. Ci siete quasi arrivati, perché Gian Bob ci impiega, e non stiamo scherzando perché abbiamo contato ogni secondo. ...22 secondi seguendo proprio che la telecamera scende proprio tutta la salita per appendere la palla natalizia con all'interno la scena finale dello scontro contro Rothbard sull'albero reale di Natale. Fine. Finisce così. Fine. Proprio, è finito proprio così brutalmente. Allora, è stata veramente dura. Siamo divertiti poco. Cosa ci ha lasciato questo film? Vuoi che io sia sincero? Questo film è un lezzo! È un film lezzo! Obbrobrio, schifoso! Per dire, ma non insegna niente! Non insegna niente! Doveva insegnare che le decorazioni natalizie non dà lo spirito natalizio, perché è la famiglia, la fede per l'unione, che ci dimentichiamo dei litigi, di quella cosa, perché restare insieme con una famiglia, l'albero di Natale, cose eccetera, e le canzoni così. E l'atmosfera, sono tipo, guarda, facciamo le cose perché è Natale, quindi quello diciamo che completano, basta. Però non è l'importante. Ma l'importante è la famiglia, la fede, la festa, è l'unione della famiglia che si vuole bene, perché è questo che ha lo spirito del Natale, e basta. Non c'entra niente, perché questo regista voleva prendere spunto sia La Bella e la Bestia, Un magico Natale, e quello del Grinch. Solo che però lui l'ha visto tutto il film e non ha visto il finale, cioè lui si è fermato nel momento in cui il Grinch va a montagna lì, e poi dopo ci sono lì i non so chi che fanno oh Ibo, oh siamo tristi, ma basta, lui è fermato lì. Ma scusa, ma La Bella e la Bestia è Un magico Natale, ma no, l'hanno fatto giusto, perché il piccolo Chicco lo dice, non è l'albero di Natale a far costruire lo spirito Natale così, perché noi siamo ancora tutti insieme, è così semplice. Ma perché loro si devono sempre complicarsi la vita? Hanno fatto lo stesso errore del primo film, vi ricordate? Anche loro hanno fatto lo stesso identico errore. Io non so come mai questo film l'hanno messo come DVD, l'hanno fatto anche vedere, perché non hanno totalizzato un 0 di voto per questo film, perché non ha senso. Proprio come abbiamo fatto anche nel terzo film, se togliamo tutte le scene inutili, anche le canzoni natalizie, che quelle sono le uniche cose che si salvano. Sì, l'unica cosa che salva di questo film. Proprio durerebbe molto, ma molto di meno. Porca tartana. Voi immaginatevi, una canzone durava diciamo 3 minuti, fate 82 minuti di video, poi le scene inutili arrivava sui 50 come nel figuriamoci che qua proprio hanno distrutto il carattere dei personaggi. Hanno distrutto tutto. Sì, il Lord Rogers negli altri film non era neanche così. Non si comportava neanche in questo modo. Era più divertente negli altri 3 film. Che vabbè, Derek è rimasto lo stupido di sempre. Prima Lette, Odette e Derek che cantavano. Ma poi io credevo invece sono gli altri che cantano. Sono gli altri. Che poi io credevo che poi magari numero 9 a un certo punto cambiava fazione, no? Come è successo con Weezer nel terzo capitolo. Invece poi dopo a un certo punto è sparito. Ma veramente? Cioè ha fatto un commento e poi non si sa che fine ha fatto. Come dire, guarda, ho fatto il mio lavoro, basta, fine. Per dire, io non riesco a capire come fanno le persone a dire che questo film è carino, è bello, cose eccetera, perché non è possibile, non è veramente possibile, perché noi ci siamo informati nel vedere che cosa pensano le altre persone. E dove potremo guardare per vedere che cosa ne pensano? Su Amazon. Adesso vi faremo vedere alcuni commenti che ci sono qua. Allora, prima di tutto abbiamo visto una cosa veramente interessante, perché nelle cose lì dei preferiti, no? Abbiamo visto per esempio il nuovo Re Leone,
Barbine, Aladdin, che costano sugli 8 euro. Ma poi il primo dell'elenco abbiamo visto l'incantesimo del lago che costa sui 62 euro. Cosa? Ma come può essere? Io ho detto, ma no, ma che cosa c'è di così grande di questo? Come può essere che questo film obbrobrioso può costare così tanto? Cioè, deve essere fatto d'oro, guarda. Allora, uno dei commenti è una versione mini sottile rispetto a quelle normali, quindi costa sui 29 euro. Se costa il film costa 29 euro, gli altri quelli che aggiungono sui 62 euro, ma porco, ma perché? Perché? Scusa. E poi non vi dico come hanno descritto questo film. Cartone animato della mia infanzia. Quando l'ho visto in DVD l'ho comprato subito. Questi secondo me sono ancora cartoni animati per bambini e non quelle schifezze che vedono al giorno d'oggi in TV. I miei bambini ne vanno matti. Su una cosa ha ragione, perché i cartoni animati che ci sono adesso nella televisione fanno veramente, non si possono guardare. Forse vabbè, perché... se vuoi farti due risate, questo è il film che vai a cercare. Però è uno di quei film in un senso che lo vedi lo vedi una volta e poi non lo vedi più. Passiamo al nostro film. Peccato che non sia Disney, ma comunque un ottimo film. Spero che prima o poi uscirà anche in Blu-ray, addirittura, anche se ho i miei dubbi, appunto. La qualità del DVD non è ottima, per collezione perfetta, cartone e canzoni bellissimi. No, ma canzone scusami. E basta, ma cartone scusa, lasciamo perdere. Ma vorresti veramente questo film in Blu-ray? Ma ti fai anche dei dubbi, ma tu pensi veramente che questo qui farà un Blu-ray? Cominciamo col dire che ho sempre amato questo cartone animato, ma poi di animato non c'è stato più nulla. La situazione è cambiata, cioè con la venuta dell'Incantesimo del Lago, un magico Natale. Questo titolo a mio parere poteva essere davvero risparmiato. Mi chiedo perché rovinare un bellissimo cartone animato con animazioni digitali in cui i personaggi sembrano caricature e la ex bellissimo Odette diventa come la sorella di Cenerentola. Brutta, ma più brutta non poteva essere fatta. E poi storie riviste e straviste, idee prese da altri sequel. Comunque tutto sommato niente di che. Io non voglio dire niente di che. Lento, è proprio schifoso. Ma porca tartana, ma come puoi non hanno dire? avuto più inventivo. Ma proprio, però comunque noi abbiamo detto ancora di peggiori. Anche se molto inferiore rispetto ai precedenti tre film dell'Incantesimo del Lago, questo film si lascia vedere. Consigliato soprattutto ai più piccoli. Ma... sì, solo loro, perché loro, non capendo niente, se lo guardano dopo, quando lo vedranno fra 20 anni diranno: cosa? Che ho visto? DVD molto bello, speso come regalo di Natale. Spedizione molto rapida come sempre. Consiglio a tutti quelli che vogliono leggere e regalare un bel DVD. No, ma tu stai scherzando? Ma questa è una truffa! È una truffa vera e buona! Ma porca da terra, ma tu fai quei video di YouTube perché loro fanno le truffe. Ma guarda, prendete questo film. Che cosa qua ti divertirete davanti? Invece ti ridi e piangete per quanto avete costato. Dice: ho preso questo film da 8 euro. Potevo prendere per qualcos'altro. Se vuoi far divertire il tuo bimbo, questo è il cartone giusto. La qualità dell'immagine è ottima, lo consiglio a tutti. Bravo, questo ho capito, bravo, complimenti. Spedizione, ok, le mie bimbe sono fan del film di Barbie da aggiungere alla loro raccolta DVD e piace anche alla mamma. Ma non è un film di Barbie. Come? Non è un film di Barbie. No. Il film di Barbie c'è scritto. Se c'è Barbie, c'è scritto sopra se è un film Barbie. C'è scritto. Ma dove caspita lo capite che è un film Barbie questo? E piace anche la mamma. Ma che cazzo me ne frega? Gli piace la mamma. Deve piacere a me, non deve piacere alla mamma. Cercavo un film per bambine che avesse la lingua svedese. Come la lingua svedese? Il classico film di Barbie dove comunque c'è sempre una morale. Ma dove? E se procedano questi si suicidano. Lo consiglio a tutti i genitori per le proprie bambine. Uno, perché vuoi vedere in svedese? Prima. E poi come puoi dire che questo è un altro film della Barbie? Ma perché lo metti nella collezione? Ma perché lo consigli a tutti? È la cosa più sbagliata. Devi farlo con un altro genere, ma non questo. Stupendo. Come tutti i DVD di Barbie. Ma basta queste Barbie, basta. Non avete capito niente. Mia figlia ha la collezione. Ma vedi che lo fanno imparare i figli imparano dai genitori, ma non è un film della Barbie. Ma figlia mia, non ascoltarli. Ormai li ha tutti. Si trascorrono dei bei momenti in famiglia guardando Barbie. Ma non è possibile. Ma non è possibile. Basta. Basta. Questo è che fregatura. Quanto
momento c'è rimasta male mia moglie che dice che Odette non è più lei. Ah, meno male, una persona che dice una cosa del genere. Ringraziamo sua moglie. Mia moglie si ricordava la principessa Odette come era prima. Alle mie nipoti invece è piaciuto, come qualunque altro film con le principesse. Allora la moglie è l'unica intelligente che c'è, invece i nipoti lasciamo perdere. Io ero convinto che era un film di Barbie e poi ho scoperto che Barbie non c'entra niente. No, questo è il miglior commento. Ma veramente, è il miglior commento. Io ho questo. messo like per questo commento qui perché è proprio una cosa incredibile. Quindi signori, questo era l'incantesimo del lago, un magico Natale, che sarebbe la principessa Cigno, il Christmas. Natale. Ecco, Christmas. È stata veramente una grande faticaccia. Io non lo consiglio veramente a tutti, ma neanche morto, perché è solamente una perdita di tempo, ok? Anche spero che questa avventura o tortura, se siete sopravvissuti fino alla fine, però spero anche che questa recensione vi sia piaciuta e che avete resistito a guardarlo fino in fondo. Quindi signori, che dire, siamo arrivati fino alla fine. Non vi preoccupate che dopo questo film prossimamente ci saranno anche altri dell'incantesimo del lago, perché abbiamo visto che non ne ha fatto solamente uno, ma ne hanno fatti anche altri e poi ci sono anche quelli che non sono neanche stati doppiati. Aiuto. Ecco, quindi non so neanche se ci riusciremo a prendere, ma questo lo vedremo è un'altra avanti. storia. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a lasciare prima di tutto un like se vi è piaciuto e di commentare, perché è la cosa molto molto importante per noi sapere cosa ne pensate di questi video e per sapere se dobbiamo migliorare in qualcosa o dire se vi è piaciuto o meno. Condividete questo video perché vogliamo far capire a tutto il mondo, a tutta Italia, a tutte quelle dell'universo quanto questi tipi di film, questi film che adesso sono così schifosi, lezzi e obbrobriosi. Questa è la fine, noi vi salutiamo e ringraziamo per aver visto questo video e speriamo che possiate seguirci anche se abbiamo fatto questa lunga tesa, così eccetera. Spero anche che vi sia piaciuto dopo tutto questo tempo. Io sono Johnny, lui e è io sono Roger. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ah sì, è vero, c'era questo. Era questo. No, io ero così. No, così io. Così dopo 3 anni. Ma io, ma tu. Metti 4. Metti così. Metto così. No, così. E faccio così. Faccio così. Oh, no, così. No, così. Così. Ecco. Ce l'ho fatta. Derek ci sta dando la caccia allora. Che succederà? Facciamo un po' di brainstorming. Brainstorming, metodo decisionale usato spec e in pubblicità, in cui la ricerca della soluzione di un dato problema è effettuata mediante sedute intensive di dibattito e confronto delle idee e delle proposte espresse liberamente dai partecipanti. Ma è quello che devono fare per questo film. I nostri fan vogliono un altro film dell'incantesimo del lago. Facciamo un po' di brainstorming. Dobbiamo pensare a qualcosa. Non esistono cattive idee, quindi lasciamo che il pensiero fluisca liberamente. Ci sono! Lo sotterriamo? No, faremo un incantesimo del lago a tema natalizia. Il mio gomito avrebbe idee migliori. Però prima tu hai detto che non ci sono cattive idee. È vero, di sicuro ce ne sono certe che fanno proprio schifo. Il brainstorming è roba per stupidi. Ha riassunto questo film. 92 minuti di applausi!